Ducati rischia come KTM? La crisi di KTM ha spaventato tutti. Ci sono i negazionisti che si sono dovuti ricredere e poi ci sono anche gli hater che hanno cominciato a tirare in mezzo Ducati legando il suo destino alla crisi di Volkswagen, come se le due situazioni fossero uguali. Questo video parla di Ducati che va alla grande in pista, ma nell'ultimo anno è andata un po' meno bene sul mercato, e poi parla dei veri nemici di Ducati e risponde a una domanda. Ducati rischia l'effetto KTM? Vi anticipo già che no, non vi anticipo niente, però Ducati è un grosso buco rosso che inghiotte tutto. Volete vedere? Dai! Ciao da Mr. Helmet. Dicevamo che il negazionismo e il benaltrismo l'hanno fatta da padroni, da quando parlo di KTM, specialmente da quando ha portato i libri in tribunale. Ma non è niente, dicevano, le aziende sono tutte in crisi, addirittura qualche menomato ancora sostiene che le situazioni di KTM e Pirelli Mobility siano legate al debito globale che c'è, anche quello italiano, la crisi globale, tutte cose vere che esistono, ma che non c'entrano niente con quello di cui parliamo, che è un'azienda che è stata gestita male. Poi c'è stato anche qualcun altro che ha iniziato a paragonare la situazione austriaca di KTM Pirelli Mobility a quella italo-tedesca, diciamo, di Ducati. Allora, andiamo per ordine, però io prima vi chiedo di mettere il like al video e iscrivervi o abbonarvi al canale di Mr. Helmet, così da supportare questa informazione che non sembra, perché non è arricchita da effetti speciali, ma dal punto di vista dei dati e della ricerca, delle valutazioni, un po' di lavoro lo richiede. Allora, vediamo tutte le differenze e iniziamo a dividere corse e mercato, perché una volta corse e mercato erano molto più unite di quanto lo siano adesso, eppure adesso invece sembrano due cose assolutamente separate. Ok? Allora, per quanto riguarda le corse, il ragionamento è estremo, ma attenzione perché poi ci ragioniamo. Per quanto riguarda le corse, cioè senza Ducati, le corse fatte bene, quelle fatte bene, in pratica non si fanno. Cioè, adesso vi spiego. Cioè, Ducati è un grosso buco rosso che inghiotte tutto, come da copertina del video. È una cosa spaventosa, molto bella per Ducati e per i suoi sostenitori, ma anche pericolosa. Ma adesso vi spiego. Allora, se prendiamo la MotoGP e togliamo le Ducati in pista, oltre a togliere il campione del mondo degli ultimi anni e i primi tre classificati, è il team più forte, è il team vincente, togliamo mezza griglia praticamente. No? Paradossalmente si potrebbe fare la MotoGP senza la Honda, ma non senza la Ducati, che organizza anche il mondiale Moto E, quindi un mondiale intero, che è un monomarca e fra l'altro è un mondiale in cui Ducati sta anche frenando, nel senso che ogni anno rilascia migliorie per quanto riguarda la moto, no? Infatti la moto dell'anno prossimo sarà decisamente più leggera e più performante, però diciamo Ducati si frena un po', potrebbe fare un salto decisamente più grande, ma non le conviene, ok? Come Bubka quando faceva il salto con l'asta, che aveva un contratto con la Nike che gli dava 1 milione per ogni centimetro di record in più. Ducati sta facendo lo stesso, ha il controllo e gestisce tutto in Moto E. Non esiste, per quanto riguarda la MotoGP, nessuna forza aziendale, industriale, sportiva paragonabile a Ducati. Ok, attualmente non esiste. Più o meno è la stessa cosa in Superbike, perché in Supersport la Panigale è la moto più ambita. In Superbike, anche non avendo vinto, Ducati rimane comunque la moto di riferimento. Attenzione, BMW è campione del mondo con Toprak, ma la corsa è ancora verso Ducati, cioè team come Barni, Motocorsa, Go11, ma non solo, anche altri, adesso non fatemeli elencare tutti, raccolgono quegli sponsor lì perché hanno una Ducati. Quindi Ducati è un lasciapassare proprio di marchio e di brand, al di là delle performance mediamente molto buone, per ottenere degli sponsor, e quindi vuol dire che Ducati offre visibilità e la certezza di un risultato medio minimo garantito. Quindi Ducati poi
ha vinto anche il Moto America, si sta affacciando anche nei campionati nazionali ed è entrata anche nel motocross. C'è entrata a modo suo, avete visto, con le cautele di un'azienda stabile ed equilibrata, non con gli atteggiamenti folli e, diciamo così, ingordi, esagerati di KTM, di come per esempio il KTM è entrata nelle corse su pista. Bene, allora tutto questo rende Ducati, seguite il ragionamento, forse è calzante, cioè nel panorama mondiale simile all'Italia, cioè l'Italia è una nazione piccola, ma è nel G8, ha il 70% del patrimonio artistico, ha il 80% del food e della creatività, e allo stesso modo Ducati è un'azienda piccolissima rispetto ai competitor, ma ha un peso in proporzione, un peso politico sportivo decisamente significativo. Quindi possiamo concepire le corse su pista, chiaramente su fuoristrada ancora non è così, diciamo possiamo concepire le corse senza chiunque praticamente, ma non senza Ducati che inghiotte tutto. Ma questa è una cosa bella per Ducati, direte voi. Qual è il problema? Il problema è che il sistema corse, racing, perlomeno su pista, si regge moltissimo su un'azienda, Ducati, che però è piccola. E quindi questa azienda, per continuare a correre in pista come sta facendo e a far sì che il sistema non crolli, deve performare. Praticamente ha le corse sulle spalle. Quindi immaginate voi se Ducati dovesse, diciamo così, molto ipoteticamente, surrealmente, vivere quello che ha vissuto KTM. Succederebbe che saltano tutte le corse di tutti, e quindi Ducati, che regge tutto, deve performare, e invece ultimamente dal punto di vista del mercato fa un po' di fatica. Ok, adesso inizia la parte veramente fastidiosa, però non vi dovete spaventare. Ok, allora, nonostante i successi sportivi che sono indiscutibili, Ducati il terzo trimestre del 2024 ha mostrato un calo significativo delle performance finanziarie. Quindi, secondo i dati riportati da Milano Finanza, le vendite di Ducati sono scese dell'8,5%, passando da 43.773 moto più, moto meno, rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche la produzione ha subito una flessione con un calo del 2,9%, 45.010 motociclette prodotte contro le 46.372 dell'anno precedente. Questo impatta sul fatturato, che si è ridotto un pochino del 9,7%, okay? Scendendo a 792 milioni di euro rispetto agli 877 milioni dello stesso trimestre del 2023. Allora, ancora più preoccupante, questo forse è l'unico dato veramente un pochino fastidioso, è il dato sull'utile operativo, che ha subito una contrazione, attenzione, non è poco, del 31%, passando da 140 a 95 milioni di euro. Allora, Mr. Helmet, stai dicendo che siamo all'inizio di una crisi come quella di KTM? Il calo delle performance finanziarie di Ducati del terzo trimestre è una roba brutta, fastidiosa, ma non indica necessariamente una situazione finanziaria difficile del breve medio periodo. Cioè ci sono diversi fattori da considerare per capire cosa succede, cosa sta succedendo, senza essere né troppo ottimisti né quegli hater che fanno il tifo perché un'azienda crolli. Allora, intanto le vendite in calo è il primo fattore. La diminuzione dell'8,5 potrebbe essere un rallentamento temporaneo del mercato, non so, più concorrenza, una domanda più debole, l'inflazione, la capacità di acquisto dei consumatori, quindi non lo possiamo dire. Allora, se questo calo è solo una flessione stagionale, quindi momentanea, vale per quest'anno, o un effetto di mercato per un motivo a breve termine, allora le vendite torneranno a crescere. Per quanto riguarda il secondo fattore, quindi la produzione e il fatturato, la riduzione della produzione del 2,9% potrebbe voler dire un sacco di cose, potrebbe essere anche collegata alla diminuzione delle vendite, perché l'azienda, diciamo, tende a regolare la produzione in base alla domanda e alle vendite che fa. Voi dite è una cosa normale, in teoria dovrebbe esserlo, però per esempio KTM non l'ha fatto e quindi si trova delle scorte assolutamente esagerate. Non è da tutti, probabilmente Ducati ha fatto così. E quindi una riduzione del fatturato del 9,7% non è per forza un segnale definitivo di crisi, no? Abbiamo detto, soprattutto se dovuta a fattori esterni temporanei, aumenti dei costi
temporanei e robe così. Poi c'è un altro fattore che è l'utile operativo in calo. Allora, qui la contrazione del 31% è fastidiosa, è preoccupante, e in quanto indica una perdita di redditività importante. Ma questo è legato probabilmente ad un problema europeo, che è quello dei costi crescenti o la gestione inefficiente delle risorse. Non vuol dire che uno non è capace, ma che proprio in Europa fare azienda è molto più difficile, e questo sì è vero, questo non si nega. Quindi se questa tendenza si conferma nei prossimi trimestri, nell'anno prossimo, nei prossimi 2 anni, allora sì che diciamo le difficoltà saranno fastidiose, altrimenti voglio dire è un fenomeno transitorio. Poi c'è il discorso del settore premium e della forza del marchio, del settore in cui Ducati opera e della forza del marchio. Quindi Ducati è un marchio premium, c'ha i suoi clienti, c'ha la sua identità, c'ha i suoi acquirenti fedeli, quindi si occupa di moto principalmente di gamma medio-alta, e quindi è un po' meno sensibile alle situazioni economiche rispetto ad altri segmenti di mercato. Per intenderci e per riassumere, i ricchi fanno meno su e giù con le difficoltà, non vanno in difficoltà, in affanno da non riuscire a comprare una moto. Quindi diciamo che anche qui, solo se la situazione di difficoltà e di fastidio è prolungata, allora potrebbe influire su Ducati dal punto di vista del valore del brand e della sua crescita futura. Faccio un esempio: MV, no? Che ha subito tanto e ha visto il suo brand un pochino appannarsi. Per adesso non è proprio il problema di Ducati. Ma quindi cosa può fare Ducati alla fine? Quello che sta già facendo. Quindi Ducati dovrebbe, ma lo sa, non è che glielo devo dire io, affrontare questa situazione con iniziative mirate, non so, l'espansione di nuovi mercati, il lancio di nuovi modelli magari elettrici o ibridi ad alta tecnologia, e queste cose le ha dette Domenicali in un'intervista, secondo me molto bella, recente all'ANSA, e poi vi metto il link. Oppure una maggiore, quella abbiamo già detto, l'efficienza dei costi, e magari producendo moto e motori più semplici, e lo sta facendo, no? Il V2 in ondesimo, sperando che poi il mercato però li recepisca, li apprezzi. Allora, le risorse finanziarie e la forza del marchio, in teoria, dovrebbero permettere a Ducati di recuperare terreno, specialmente se riesce ad adattarsi rapidamente alle nuove tendenze, quindi rimanere premium ma allargarsi un po', ok? Quindi in sintesi, cioè, ve lo faccio i dati finanziari di Ducati nel terzo trimestre 2024 sono in parte fastidiosi, soprattutto sul margine, no? Ma non indicano una crisi imminente, no. A meno che la situazione non peggiori nei prossimi mesi, cioè si può sbagliare un colpo, insomma, anche perché cioè la capacità di adattamento del brand, la gestione delle risorse eh, potrebbero, diciamo così, e la ripresa delle vendite nel premium, cioè nelle moto che costano, risolverebbero, diciamo così, in un colpo solo tutti i fastidi di Ducati, quindi nel medio periodo. Però Ducati deve ridurre i costi. Allora, ma è vero, adesso che me lo chiedono sempre, che la crisi globale sta ammazzando tutti, come dicono quelli che vogliono difendere la situazione di KTM? No, non è vero, perché adesso vi dico come stanno andando i giapponesi. Ma perché i giapponesi? I giapponesi, non i cinesi, attenzione, non i cinesi, ma i giapponesi sono i veri avversari di Ducati. I cinesi si pongono su tutto un altro piano di qualità, di numeri, di atteggiamento e di attitudine nei confronti delle motociclette. I giapponesi, lo avete notato, in questa crisi si sono messi in posizione d'urto, come quando sull'aereo leggi le istruzioni, no? E per quanto riguarda i programmi sportivi, hanno, diciamo così, ridotto tutto, però si sono messi a lavorare a testa bassa per quanto riguarda la produzione, cioè hanno scelto di investire nel prodotto e non nelle corse. Yamaha, per esempio, ha registrato un aumento del fatturato tantissimo, il 10,2%. È un incremento dell'utile operativo del 3,2% nel terzo trimestre del 2024. Ok? Honda ha visto una crisi delle vendite, una crescita delle vendite del 12,4% e dell'utile operativo del 6,6%. Ha avuto una riduzione dell'utile netto del 19,4% rispetto al 2023, però Honda mantiene posizione fortissima con una espansione nella gamma
dei segmenti delle super sportive, le moto da turismo, CBR 500R, la Transalp, che hanno lavorato di tecnologia. Quindi questi modelli consolidano Honda nei mercati entry level e di medio livello e danno anche un'occhiatina, mettono un po' la testolina nel settore premium, cioè Honda si vende sempre e basta. Poi dopo, senza andare a farle tutte, vi dico che Kawasaki è un altro esempio mirabolante di successo, perché in MotoGP non c'è. In Superbike non corre più, fa correre Bimota, e anche questa è una scelta commerciale e di investimento preciso, però fa paura perché ha un trend di crescita altissimo, quindi soprattutto per via delle innovazioni tecnologiche, che poi è una, ossia la transizione verso i combustibili alternativi, perché Kawasaki sta sviluppando la Ninja a idrogeno, quindi la prima moto alimentata ad idrogeno. Sull'idrogeno attualmente Kawasaki è imbattibile anche per le sue, diciamo così, espansioni aziendali, che la vede produrre navi, treni, turbine, satelliti, aerospazio e tutta una serie di cose. Quindi tenete conto poi una cosa molto importante, Kawasaki insieme a Honda, Yamaha e Suzuki, che si è ritirata dalla MotoGP, avete visto, senza avere problemi finanziari reali, ma solo per prevenzione, dicevo, ha costituito un consorzio per accelerare lo sviluppo della tecnologia a idrogeno. Cioè i giapponesi, che sono già dei colossi, si sono anche messi insieme, mentre invece le piccole case europee, Ducati, Triumph, KTM, si fanno la guerra. Quindi il contrario, quindi dovremmo imparare qualcosa dai giapponesi. Che vuol dire questo per Ducati? Che si deve svegliare, altrimenti ci potrebbero essere le cose brutte che potrebbero atterrare KTM, ma che comunque sono molto molto lontane. Quali sono i pericoli per Ducati? Quindi la possibile perdita di quota premium nel mercato, quindi la crescita di Yamaha e di Honda nelle vendite potrebbe rubare a Ducati qualche quota, qualche percentuale di quota nel premium, e quindi poi Ducati dovrebbe combattere per difendere la sua leadership. Allora, se questi marchi riescono a conquistare una fetta di clientela di Ducati, che altrimenti avrebbe scelto Ducati, insomma, allora il marchio di Bologna potrebbe subire una contrazione e quindi dopo sarebbe fastidioso. Sì. Poi la pressione sui margini di profitto, quindi le performance di Yamaha, Honda, Kawasaki indicano che questi brand sono più efficaci degli europei, perché sono in Asia, nella gestione dei costi e delle opportunità di mercato, si espandono meglio, presidiano meglio, producono meglio, spendono meglio, hanno tecnologie migliori. Allora in quel caso, se dovesse realizzarsi ancora una pressione maggiore, Ducati avrebbe meno utile operativo e avrebbe meno vendite e si troverebbe in svantaggio. Non è ancora così, però diciamo deve rinnovare la propria offerta, ridurre i costi. Quante volte dico ridurre i costi, che era un problema principale di KTM, che infatti le moto le vendeva ma non aveva margine. Okay? E poi si deve adattare alle nuove tendenze Ducati, lo dice Domenicali un sacco di volte, quindi la crescita di Yamaha e Honda, loro affrontano le nuove tendenze di mercato, forse addirittura le creano qualche volta, l'elettrificazione, le moto con soluzioni alternativi, quindi Ducati si deve impegnare a rispondere rapidamente a queste sfide, quindi altrimenti perde terreno nei confronti dei concorrenti, e quindi potrebbero con queste nuove tecnologie attrarre nuovi clienti su segmenti che Ducati non ricopre, ok? Più innovativi, più tecnologici. Allora in quel caso Ducati si deve sbrigare, deve accelerare l'introduzione di nuovi modelli, in particolare nel settore delle moto elettriche o ibride, per evitare di restare indietro. Brutto da dire, ma è così, ma lo sta già facendo. Quindi qual è il problema più grave per Ducati, però, fra tutti, no? Le situazioni più fastidiose? È quello dell'impatto sulla percezione del brand. Il brand per Ducati è tutto. Quindi se tutti fanno meglio, no, sul mercato, se tutti performano di più, eh, a Ducati potrebbe succedere, il rischio è quello, qualcosa molto simile a MV Agusta, cioè un appannamento del marchio. Quindi le performance finanziarie influenzano questo aspetto qui, cioè un'azienda che non performa sempre bene dal punto di vista finanziario perde anche appeal dal punto di vista del marketing, e quindi Ducati in questo caso potrebbe essere vista come meno reattiva, meno aggressiva, meno capace di affrontare le difficoltà. E quindi tenete conto che Ducati, per esempio, nel premium lotta già una battaglia infinita con BMW,
BMW con la multistrada contro il GS, che è una moto che vende molto e quindi però tiene botta, deve continuare così. Quindi cosa deve fare? Deve fare questo, quindi deve fare la cosiddetta risposta strategica. Deve concentrare, stimolare la domanda, rafforzare l'offerta tecnologica, andare su nuovi mercati, ridurre i costi e quindi andare in mercati più dinamici, quello asiatico, e lo sta facendo. Insomma, per fortuna Domenicali, nell'intervista all'ANSA che vi raccomando di leggere, dice le stesse cose che dico io, o forse io dico le stesse cose che dice lui, e questo mi fa sentire molto più tranquillo. Allora, la conclusione è questa del discorso Ducati va male o va bene. Le performance migliori dei concorrenti possono esercitare una pressione su Ducati. Ducati deve reagire, deve spingere, deve ridurre i costi, deve andare su nuovi mercati e sulle nuove tecnologie, mentre mantiene la leadership del premium. E adesso la cosa che volete sapere tutti, che sono sicuro volete sapere tutti. La situazione di Ducati può essere in qualche modo associata a quella di Pirer Mobility, KTM, magari per via di Volkswagen? Vi rispondo subito. No! Ducati e KTM si trovano in situazioni decisamente molto diverse dal punto di vista finanziario, cioè molto, e anche dal punto di vista strategico, cioè è molto improbabile che Ducati si avvii ad affrontare le stesse difficoltà di Pirer Mobility e KTM, cioè la crisi di KTM è legata a problemi di rallentamento delle vendite nei principali mercati come Stati Uniti, d'Europa, gli alti tassi di interesse, l'inflazione, e questi sono problemi che tutti vivono, ma anche e soprattutto ad una gestione sbagliata delle scorte, acquisizioni aziendali e industriali folli, il racing che non ha portato praticamente nessun risultato, quello in pista, a costi altissimi. Ecco, è molto diversa la situazione. E poi Pirelli Mobility, diversamente da Ducati, che è tutta controllata da Volkswagen, ha degli azionisti. Quindi Ducati invece rimane in una posizione solida grazie al fatto che è completamente di Volkswagen, cioè che ha garantito una base finanziaria stabile ed una condotta equilibrata quando gli serviva. E infatti Ducati non ha fatto né acquisizioni folli o rischiose, né ha intrapreso iniziative particolarmente spavalde o aggressive, ha avuto un comportamento molto tedesco dal punto di vista, cioè molto stile Volkswagen, e quindi adesso, anche se questa solidità il gruppo Volkswagen non ce l'ha più, ormai Ducati è decollata, cammina da sola, ci tiene a dirlo, lo dice spesso, tutti i manager di Ducati dicono noi camminiamo da soli, ed è vero. Quindi è vero che Volkswagen è in crisi, ma non lo è Ducati, cioè Ducati non è in crisi. Cioè il fatto che abbia avuto un fatturato leggermente in calo quest'anno non ha niente a che fare con il buco mastodontico di KTM, che ricordiamo è di 3 miliardi, ok? Quindi Ducati l'unico buco che ha è quello dove inghiotte tutto nel motociclismo sportivo, nelle corse, ma buchi Ducati di tipo finanziario non le ha. Inoltre Ducati, attenzione, noi ci facciamo spaventare dal fatto di fatturato in calo, ma Ducati cala la crescita, ma Ducati continua a registrare vendite in crescita, supportate da modelli di punta come Panigale e Multistrada. Sarebbe bello venderne di più, ma le moto vengono comunque vendute, oltre ovviamente ad una presenza fortissima nei mercati premium. Ok, è importante, questo lo dico, sarebbe bello piazzare in classifica qualche moto media in più. Ecco, questo aiuterebbe molto, e sarebbe bello anche svegliarsi sulle cose che abbiamo appena detto, però ci stanno lavorando. Non è crisi, cioè fatturare un po' meno dell'anno prima, ma essere comunque inutile, non è crisi. La crisi è un'altra cosa, ok? Un conto è performare un po' meno, un conto è avere dei buchi profondissimi da 3 miliardi. Ducati su queste cose, sulle cose che deve fare, le sa e le ha dichiarate, e quindi è evidente che ci sta lavorando. Quindi, allora, sebbene anche Ducati abbia il problema dei costi di produzione, non ci sono segnali di una crisi
comparabile a quella di KTM. Non ci sono, non ci provate, perlomeno non per adesso. Se poi per 3-4 anni va avanti così, allora per forza, ma non è il momento, non è questo il caso. Come si dice a Roma, non ci provate. Quindi, sintesi, mentre KTM è sprofondata, Ducati è in crescita, cresce meno del solito, ma comunque cresce. Quindi Ducati dentro Volkswagen è un gioiello, ok? All'interno di un gruppo che ha le difficoltà dell'automotive, mentre KTM è un problema per Pirelli Mobility e ha distrutto Pirelli Mobility, che comunque già si distruggeva da sola, ok? Quindi se le cose peggiorano negli aspetti che abbiamo detto, potrebbe anche succedere, ma al momento non ci sono segnali. Non c'è proprio paragone. Quindi fanboys, haters e benaltristi e complottisti, pessimisti si possono mettere l'anima in pace, ok? Va bene così? No, sono stato chiaro. Ok. Ciao da Mr. Helmet.